Che noi italiani siamo amanti della pasta non è di certo qualcosa di nuovo. All'estero ci hanno pioppato non per nulla l'etichetta di spaghetti e mandolino. Al giorno d'oggi sono in pochi a fare la pasta in casa, anche se le moderne macchine impastatrici o le macchinette per stenderla e tagliarla hanno dato un nuovo stimolo alla produzione casalinga. Ma siamo sicuri che sia la stessa cosa? Segui in questo video i miei consigli e suggerimenti sulle uova, le farine per realizzare l'impasto e per lo spessore e il taglio per le tagliatelle per stupire i tuoi ospiti. Ciao, bentornato su Segreti da Chef. Io sono Gianluca, Executive Chef e tuo personale aiuto per realizzare piatti speciali. Il loro nome deriva da taglio, originariamente chiamate tagliatelli. Nel corso della storia si trasformarono poi in femminile, in tagliatelle. Pare che le loro origini risalgono all'incirca intorno al 1500, quando, in occasione del passaggio a Bologna di Lucrezia Borgia, si fece preparare dal cuoco di corte un piatto speciale, qualcosa che ricordasse i suoi capelli lunghi e biondi. In realtà sembra comunque che le primissime origini siano da rilegarsi ai tempi degli Etruschi, dei Greci e dei Romani, quando si iniziavano ad impastare le prime farine con l'acqua, fatte a strisce grandi e poi cotte. Fatte in tutta Italia, possiamo dire che nelle Marche e nell'Emilia Romagna sono un vero e proprio pilastro della cucina gastronomica regionale. Vista da tanti come una cosa difficilissima da fare in casa, è uno di quei piatti che ci lega inesorabilmente alle nostre tradizioni. Se questo contenuto lo ritieni utile, ti invito a condividere con i tuoi amici e a mettermi un like. Per te gratuito, ma per me di grande stimolo. Sarei proprio felice, sempre che tu non lo hai già fatto, se ti iscrivessi al mio canale. Potrai farlo qui sotto anche attivando la campanellina, così da non perderti i video che andrò a pubblicare ogni settimana. E se poi hai delle domande e dei suggerimenti, scrivimelo qui sotto nei commenti o direttamente sopra nella community. Ti consiglio anche di iscriverti alla mia pagina Instagram Argento Chef per seguire i miei spostamenti. Oggi, in questo video, andiamo a realizzare le tagliatelle tirate al mattarello. Le tagliatelle, a farle, è un'arte vera e propria, come tutta la pasta fresca d'altronde. Io mi diverto molto a farle, perché a differenza di quello che si pensa, non è affatto difficile. Se supererai indenne l'impasto e la stesura al mattarello della sfoglia, creare le tagliatelle ti sembrerà un gioco da ragazzi. A Bologna le mangiano con il ragù alla bolognese, ma potrai sbizzarrirti con tanti condimenti perché stanno bene con tutto. Un grande pregio, come per tutti i formati fatti a mano, è che il condimento aderisce molto bene in quanto la pasta rimane molto porosa. Mi raccomando, assicurati di avere le uova giuste, rigorosamente a pasta gialla. Per realizzare una porzione ti occorrerà 60 g di farina 00, 40 g di semola di grano duro, un uovo più la semola di grano duro per stenderle. In un tagliere grande mescolo le due farine e crea la classica fontana con le mani e rompi dentro le uova. Sbatti con una forchetta l'uovo e incorpora un po' alla volta la farina dai bordi. Continua fino a quando l'uovo sbattuto non scapperà dai lati e a questo punto inizia ad impastare con le mani. Lavora l'impasto della sfoglia utilizzando i palmi uno dopo l'altro senza staccare le mani dalla sfoglia. Pulisci il tagliere una volta che inizi ad ottenere una palla omogenea in modo che non si rovini. È importante metterci forza e continuare a impastare fino a che non sarà liscia. Se hai a disposizione l'impastatrice, come nel mio caso, metti dentro tutti gli ingredienti insieme e fai lavorare stando attento a non scaldare troppo l'impasto. Quando la sfoglia sarà liscia, morbida e omogenea, mettila in una pellicola e falla riposare per 30 minuti. Se la sfoglia risulta già molto morbida, salta questo passaggio o rischi di risentirne durante la stesura. Prepara il tagliere con un po' di semola, appoggia l'impasto e con le mani schiaccia le parti attorno in modo da creare una montagnetta al centro. Stendi quindi la sfoglia col mattarello, iniziando dal centro e andando a lavorare tutti i lati. Quando inizierà a stendersi, lavora la metà alla volta, facendo prendere una metà del tagliere in modo da concentrarti sulla stesura di ogni lato. Fai questa operazione su tutti e 4 i lati e arrotola sul mattarello la sfoglia su se stessa, in modo da lavorare bene anche le parti centrali. Mi raccomando, non pensare alle pieghe che potrebbero formarsi, altrimenti una volta cotte avranno due consistenze diverse. Quando l'avrai rotolata tutta, ritrai il mattarello nella parte opposta della tavola, facendo sbattere la sfoglia su se stesso per incorporare aria e aiutarti nella stesura.
Ripeti l'operazione fino a quando la sfoglia non sarà del giusto spessore. Si dice che la sfoglia deve essere trasparente ed effettivamente è così, ma per le tagliatelle lasciamola un po' più grossettina. Falla riposare 10 minuti sotto un canovaccio, ben coperta in modo che quando la rotolerai non si attaccherà. Stendi la sfoglia nella tavola, cospargi con la semola, prendi il primo lato della sfoglia e rotola su se stessa fino ad arrivare al centro, facendo lo stesso modo per l'altro lato. Tagliala a una larghezza di circa 8 mm. Ottenute le rotelline di sfoglia, lasciamo srotolare e finalmente ecco le tue tagliatelle. Prendile con le mani, crea dei nidi. Anche per oggi è tutto. Spero che questo video sia stato di tuo gradimento. Fammi sapere nei commenti qui sotto se le hai realizzate e come ti sono venute. Con lo stesso impasto, allo stesso modo, puoi realizzare le fettuccine, le pappardelle, gli spaghetti alla chitarra, i maltagliati e tanti altri formati di tuo gradimento, cambiando solo le dimensioni del taglio. Dire "non so cucinare" ora non potrà più essere una scusa. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!